labari investiti. Bentrovati dal Parco della Rimembranza. My name is Bonf, Alex Bonf, e quindi oggi siamo a Gorizia per ricordare, anzi oggi siamo qui non solo per ricordare, ma per sentire insieme il battito di una storia che ci appartiene. È il 16 settembre, giorno in cui 78 anni fa Gorizia tornava a respirare la sua libertà. La seconda redenzione, il ritorno definitivo alla patria, all'identità, alla speranza. Davanti al monumento centrale e al lapidario del Parco della Rimembranza verranno deposte le corone in memoria dei caduti per ciascuna di quelle vite che lottarono. Oggi una voce, la nostra memoria, il nostro noi. Vi invito a prendere posto, a portare con voi il cuore, che ogni momento di oggi diventi un gesto di unità, un inno, un ricordo vivo per quelle persone che hanno voluto questa seconda redenzione. Andiamo e vediamo la cerimonia. Attenti! Presentat! Stop! Onori al gonfalone della città di Gorizia, decorato di medaglia d'oro al valor militare. D'onore, Diag, stop! Picchetto, riposo! Picchetto d'onore, attenti! Presentat, stop! Alza bandiera! Riposo! D'onore, attenti! Onori al gonfalone della città di Gorizia, decorato di medaglia d'oro al valor militare.
Riposo! Avanti. Sinistra. Avanti. Marcia. Gira. Destra. Gira. Sinistra. Sandra? Si fermano qua adesso. Vanno là direttamente. Ok. Sì. No. Può passare io, non posso fare. Stop! Stop! Onori ai caduti!
Santa, associazioni combattentistiche d'arma, colleghi assessori, consiglieri, ufficiali. Ringrazio anche il personale della nostra amministrazione. Come sapete, in questa circostanza non vengono svolti gli interventi, però una tradizione, una prassi ormai consolidata da 30 anni. Ti ringrazio perché darà corso alla lettura di alcune righe toccanti del vero scritto da Guido Mondolfo, che è uno storico, è una icona dell'italianità della nostra città. Sono pagine di storia relative al 16 settembre che sappiamo non appartenere a una piccola comunità, ma sono pagine di storia che rappresentano non soltanto il nostro paese, l'Italia, ma tutta l'Europa, e non soltanto ovviamente perché siamo capitali europee della cultura. Dario? I giovani di allora, il momento dei 20 anni, quando anche noi fummo contestatori, contestammo in nome dell'Italia quella che poteva essere l'uggiosa tetraggine di una disfatta, quella che poteva essere la situazione di depressione di un'occupazione straniera, forse obliando la nostra più profonda devozione, la nostra volontà di rimanere italiani. Allora la contestazione aveva un valore ideale, portava per tutti un solo nome, quello della patria, che si riconquistava giorno per giorno, ora per ora, dalla triste discesa e rovina della disfatta, che si riconquistava per volontà di giovani, per poter dire che veramente si ricostruiva non soltanto dalle macerie materiali della guerra, ma soprattutto nello spirito, che stava rinovellandosi per consentire di ritrovare noi stessi. Queste sono le parole di Carlo Pedroni, presidente dell'AGI. Si era nell'estate del 45. La città era prostrata nell'assoluta incomprensione di tutto il resto della nazione. La città sembrava non poter aver più nemmeno il diritto alla speranza. Morti nelle foibe tanti cittadini, morta la speranza nei cuori. È proprio in quella stagione che i giovani presero l'iniziativa, i giovani ritornati dai campi di battaglia, reduci dalla guerra, i giovani che uscivano dai banchi di scuola, che praticamente non avevano un passato qualificabile politicamente, i giovani che potevano guardare avanti, interpretare l'animo dei goriziani e la volontà della città che non voleva morire. A nessuno fu mai chiesto come la pensasse partiticamente, ma a tutti fu chiesto di pensare, di operare esclusivamente in nome dell'Italia. E venne il 16 settembre. Una città scese nelle vie, nelle piazze di Gorizia a manifestare la sua gioia per la patria al fin ritrovata. Piazza della Vittoria e stracolma. Calano dal palazzo della prefettura le bandiere inglese e americana. Viene tolta la targa del GMA, sale sul pennone la bandiera tricolore. E poi in tanti, cantando le vecchie canzoni, salimmo al castello per la cerimonia conclusiva. Erano quasi le 13 quando la nostra bandiera tornò a sventolare sul castello di Gorizia. Era il raggio del sole d'Italia che baciava il tricolore che saliva. E lasciateci pensare che una favilla di quel raggio si sia cristallizzata nella medaglia d'oro che fu concessa a Gorizia con la data del 1947. Medaglia d'oro che copre un arco di tempo che va dal 1848 al 1947, che nasce con l'Ascoli e finisce con i giovani dell'Agi. Finisce per rinnovarsi e proiettarsi nel futuro, certi che la vita dei popoli deve trovare il suo sviluppo nella pace e nell'amore verso la nostra terra che abbiamo tanto, tanto amato e per la quale abbiamo dato e offerto le pagine migliori della nostra vita. Grazie Dario. 16 settembre 1947, la storia davvero di una straordinaria giornata di festa. Grazie nuovamente a tutti voi, la cerimonia è finita. Grazie.